Lezione 1. Cura del giardino. Qui queste minuscole erbacce ricrescono molto velocemente. Dobbiamo essere molto scrupolosi nel nostro lavoro. Estirpo le erbacce dalle radici in modo che non ricrescano. Questo è l'unico modo per fermarli. Le erbacce soffocano le piccole piante che desideriamo. Assorbono l'acqua e le sostanze nutritive essenziali. Ho iniziato ad avere un forte mal di schiena. Possiamo fare una breve pausa sotto l'albero. I pomodori stanno diventando di un rosso molto acceso. Saranno pronti per essere raccolti molto presto. Adoro il sapore delle verdure fresche biologiche. Il duro lavoro porta a un raccolto abbondante. Dovremmo usare del pacciame per impedire la crescita delle erbacce. È un'idea molto intelligente ed efficace. Ci farà risparmiare molto tempo in seguito. Vado a prendere il sacco di pacciame. Finirò questa fila di fagiolini. Il giardino ha un aspetto decisamente migliore rispetto a stamattina. Sono contenta dei progressi che abbiamo fatto oggi, Anna. Lezione 2. La soleggiata Florida. Per le prossime vacanze dovremmo guidare verso sud. Voglio vedere il sole e l'oceano. Sembra fantastico, la Florida è famosa per le sue spiagge e il clima caldo, giusto? Sì, è un luogo molto frequentato in inverno. Possiamo visitare i grandi parchi a tema che si trovano lì. Preferisco vedere le zone paludose naturali. Potremmo avvistare degli alligatori selvatici nell'acqua. Sarebbe un viaggio in barca davvero emozionante. Dovremmo anche visitare la città storica lì vicino. Sant'Agostino è la città più antica del paese. Mi piace molto studiare la storia del primo periodo coloniale. Il cibo al sud è davvero delizioso. Voglio provare la famosa torta al lime. Dovremmo portare molta crema solare. In quella regione il sole è molto forte. Controllerò i prezzi degli hotel su internet. Dovremmo rimanere vicino alla costa per goderci il panorama. Non vedo l'ora di trascorrere una vacanza al sole. Avvierò il motore dell'auto molto presto. Lezione 3. Compiti in cucina. Stasera abbiamo una grande pila di piatti sporchi. Ti aiuterò a pulire tutto subito. In cucina c'è un lavello doppio che usiamo per lavare i piatti. Apriamo il rubinetto dell'acqua calda e mettiamo del detersivo per i piatti. Laverò i piatti con la spugna blu. Li sciacquerò con l'acqua fredda. Non dimenticate di pulire accuratamente le ciotole di vetro. Tratterò con molta cura gli oggetti fragili. L'acqua calda aiuta a rimuovere il grasso oleoso. Ormai tutto il lavandino di sinistra è pieno di bolle. Mi serve un asciugamano asciutto per i piatti puliti. Li metterò sullo stendino di metallo. In questa cucina formiamo una squadra molto efficiente. Anche i banconi hanno bisogno di una rapida pulita oggi. Userò lo spray per uccidere i batteri.
Ora tutto appare molto lucido e pulito. Sono contento che le pulizie siano quasi finite. Dopo tutto questo duro lavoro, dovremmo riposarci. Preparerò del tè caldo per noi. Lezione 4. Le origini dell'inglese. L'inglese è una lingua molto complessa e ricca. Ha preso in prestito molte parole da altre culture. Molte parole della lingua inglese derivano dal latino. Alcune parole derivano dalle lingue celtiche parlate in Irlanda, Scozia e Galles. Non sapevo che molti termini avessero una storia simile. Ad esempio, la parola whisky ha radici celtiche. È un fatto molto interessante da apprendere. Anche il francese ha cambiato la lingua molti anni fa. Ciò accadde dopo la famosa guerra del 1966. Corretto, e ha aggiunto molti termini formali all'inglese. Oggi l'inglese è la principale lingua globale per gli affari. Continua a crescere e a cambiare ogni singolo giorno. Ogni anno al dizionario vengono aggiunti nuovi termini tecnologici. Trovo lo studio dell'etimologia delle parole molto affascinante. Ci aiuta a comprendere la storia del mondo. Dovremmo scrivere il nostro elaborato su questo argomento specifico. Troverò altri esempi in biblioteca. Organizzerò i dati in una tabella chiara. Inizierò il primo capitolo della nostra relazione. Lezione 5. Prenotazione alberghiera. Benvenuti al Grand Forest Hotel questa sera. Vorrei soggiornare qui per 2 notti. Verificherò la disponibilità delle nostre camere private. Preferisco una stanza con vista sul giardino. La camera standard costa 100 a notte. Desidera prenotarla? Il prezzo include la colazione a buffet del mattino? Sì, serviamo frutta fresca e uova fino alle 10. È un'ottima offerta per il mio budget. Avrò bisogno del suo passaporto e di una carta di credito. Ecco la mia documentazione e la mia carta di pagamento. Alloggerete nella camera numero 305. C'è una connessione internet veloce in camera? Offriamo a tutti gli ospiti la connessione Internet wireless ad alta velocità. Stasera devo lavorare al mio portatile. L'ascensore si trova proprio dietro l'angolo. Grazie mille per la vostra gentilissima assistenza. Il nostro staff è a vostra disposizione per aiutarvi in qualsiasi momento. Ora vado in camera mia a riposare. Chiamerò un facchino per portare i vostri bagagli. Lezione 6. Vestibilità perfetta. Il colore di questo cappotto ti dona molto. Penso che le spalle siano un po' troppo larghe. Potrebbe essere necessaria una taglia più piccola per una vestibilità migliore. E per quanto riguarda la lunghezza, ho un busto lungo? La lunghezza è perfetta per la tua statura. Vorrei poter indossare un maglione anche al chiuso. C'è spazio a sufficienza per un maglione di lana pesante. Proverò la taglia più piccola davanti allo specchio. Ti porterò subito l'altro cappotto.
Questo risulta molto più comodo e aderente. Le maniche sono della lunghezza perfetta per te. Mi piace il modo in cui il tessuto si muove quando cammino. La lana di alta qualità è molto resistente e calda. Questo cappotto è disponibile in verde scuro? Abbiamo in magazzino solo i colori nero e blu scuro. Oggi prenderò quello blu scuro. Preparerò il pacco alla reception. Grazie per avermi aiutato a trovare la taglia giusta. Ti farò uno sconto sulla modifica. Lezione 7. Una persona completa. L'istruzione è la parte più importante di una nazione. Credo che le scuole dovrebbero insegnare più della sola matematica. Dobbiamo creare una repubblica di persone complete e versatili. Perché questo obiettivo specifico è così importante per noi? Perché senza di essa è impossibile mantenere la libertà. È importante che le persone comprendano la storia e anche le arti. Il carattere è importante quanto i voti alti. Concordo sul fatto che abbiamo bisogno di empatia nei nostri leader. Un buon cittadino deve saper pensare con la propria testa. Dobbiamo incoraggiare i bambini a porre molte domande difficili. La logica ci aiuta a evitare di prendere decisioni pessime. Una società forte si prende cura di tutti i suoi membri. Siamo responsabili del futuro dei nostri figli. La conoscenza è una luce che dissipa le tenebre più profonde. Approfondirò le idee dell'antica Grecia. Avevano idee molto forti sul dovere civico. Dovremmo parlarne con il nostro gruppo di studio. Li inviterò al bar domani mattina. Porterò con me il mio libro preferito di scienze politiche. Lezione 8. Fare acquisti in modo intelligente. Oggi questo negozio è molto affollato. Tutti gli articoli sono scontati del 50% rispetto al prezzo normale. Ho trovato un paio di stivali di pelle molto belli. Certamente, risparmiare denaro quando si fa shopping è sempre una buona cosa. Prima di tutto, dovremmo verificare la qualità degli articoli. Leggo sempre attentamente le etichette dei vestiti. Ho bisogno di un abito nuovo per la riunione di lavoro. Sul retro è in corso una svendita di abiti eleganti. Andiamoci prima che gli articoli migliori vengano venduti. Vorrei trovare un regalo per mia sorella. Questi orologi d'argento sono molto belli ed economici. Lei predilige i gioielli in oro puro. Oggi l'oro è molto più costoso dell'argento. Cercherò invece una collana piccola. Siamo in questo negozio da 3 ore. Sono pronto a pagare i miei articoli ora. La fila alla cassa è lunghissima. Dobbiamo avere pazienza per ottenere questi prezzi bassi. Farò la fila mentre tu guardi. Lezione 9. Viaggi storici. Vorrei viaggiare in Europa la prossima estate. Roma è una città bellissima e antichissima. Vorrei vedere di persona il famoso Colosseo.
Anche per me visitare i luoghi di interesse storico è fondamentale. Possiamo imparare moltissimo dalle antiche rovine. Vorrei vedere le opere d'arte in Vaticano. Dovremmo prenotare una visita guidata al museo. È un modo molto intelligente per risparmiare tempo. Vorrei anche assaggiare la cucina locale italiana. Pizza e pasta sono famose in tutto il mondo. Dovremmo visitare anche la città di Firenze. È la culla del grande Rinascimento. Controllerò i prezzi dei biglietti del treno. Il treno è un modo molto veloce per visitare l'Europa. Dobbiamo mettere in valigia delle scarpe da passeggio molto comode. Percorreremo molti chilometri ogni singolo giorno. Farò un elenco di tutti i siti. Troverò un buon hotel vicino al centro. Chiamerò l'agenzia per confermare le date. Lezione 10. Programmi per il fine settimana. La settimana lavorativa sta finalmente per finire. Sono molto stanco e ho bisogno di una pausa. Ciao, hai programmi per il prossimo fine settimana? Non ancora, hai qualche buona idea? Sto pensando di andare al nuovo cinema. Ho sentito dire che il nuovo film d'azione è molto emozionante. Potremmo anche fare un'escursione domenica. Le previsioni del tempo annunciano una giornata molto soleggiata. Mi piace trascorrere il mio tempo all'aria aperta. Dovremmo invitare anche altri amici? Sì, più siamo, più ci divertiamo. Invio subito un messaggio di gruppo a tutti. Dovremmo incontrarci all'ingresso del parco alle 10. Porterò dei panini e dell'acqua fresca. Porterò la mia macchina fotografica per scattare qualche foto. Spero che il percorso non sia troppo difficile oggi. È un percorso molto semplice, adatto a tutti i livelli. Non vedo l'ora di vivere questa piccola avventura. Ci vediamo sabato al cinema. Lezione 11. Lista della cena. Dobbiamo comprare cibo per tutta la settimana. Ho una lista di tutti gli alimenti sani. Abbiamo bisogno di latte fresco e di pane integrale. Ottima idea, li aggiungerò alla mia lista. Inoltre, stasera per cena ci serve del pollo. Vorrei preparare anche una zuppa di verdure salutare. Dovremmo comprare delle cipolle e delle carote grosse. Abbiamo abbastanza sale e pepe in casa? Penso che nel barattolo ci siano un sacco di spezie. Dobbiamo comprare della frutta per la colazione. Queste mele rosse sembrano molto dolci e mature. Prenderò 6 mele e un casco di banane. Non dimenticare di prendermi dello yogurt. Sceglierò quello con un basso contenuto di grassi. C'è altro nella lista digitale? Abbiamo bisogno di sapone e di asciugamani di carta. Andrò nella corsia successiva per trovarli. Ci vediamo alla cassa tra 10 minuti. Arriverò il prima possibile. Lezione 12. Pelle sensibile.
Questo negozio ha un odore di profumo molto intenso. Sto cercando una crema viso molto naturale. Quella marca specifica contiene sostanze chimiche. Lo spero, vorrei trovare qualcosa di adatto alla mia pelle sensibile. È necessario leggere con molta attenzione l'elenco degli ingredienti. Su questo c'è scritto che è fatto di aloe vera pura. L'aloe è ottima per rinfrescare la pelle. Non dovrebbe provocare arrossamenti o prurito. È possibile testarne una piccola quantità sulla mano. Questo è un metodo molto saggio per verificare la presenza di una reazione. Anche la mia pelle diventa molto secca durante l'inverno. Dovresti usare una crema idratante ricca ogni sera. Comprerò una bottiglia di questa crema per me. È un po' caro, ma è di alta qualità. La salute vale il costo aggiuntivo del prodotto. Sono d'accordo sul fatto che dobbiamo prenderci cura di noi stessi. Lo porterò all'ingresso del negozio. Ho finito con gli acquisti per oggi. Provvederò subito al pagamento di entrambi gli articoli. Lezione 13. Preparazione alla negoziazione. Dobbiamo essere molto fermi durante la riunione di oggi. L'altra azienda vuole un prezzo inferiore per il nostro servizio. La nostra qualità è nettamente superiore a quella dei nostri concorrenti locali. Perfetto. C'è altro di cui dovrei essere a conoscenza in questa trattativa? Dovremmo offrire un piccolo sconto per i contratti a lungo termine. Questo è un modo molto equo per costruire una collaborazione. Presenterò i dati relativi ai nostri successi passati. Mi occuperò io delle domande relative ai termini legali. All'inizio dobbiamo ascoltare più di quanto parliamo. Comprendere le loro esigenze è la chiave per concludere un accordo. Spero che potremo firmare l'accordo entro 5. Ho preparato i documenti finali che si trovano sulla mia scrivania. Hai controllato le date e i totali? È tutto corretto e pronto per le firme. In questa azienda sei un negoziatore di grande talento. Mi piace la sfida di un affare difficile. Entriamo ora nella stanza con fiducia. Sono pronto a rappresentare al meglio la nostra azienda. Mi occuperò della presentazione del nostro piccolo team. Lezione 14. Orsi polari. Ho viaggiato nell'estremo nord lo scorso inverno. Il paesaggio nelle tue foto appare molto freddo e bianco. Mentre eravamo in campeggio nel nord, abbiamo avvistato alcuni orsi polari. Gli orsi polari sono animali bianchi e di grandi dimensioni. Sono nuotatori eccellenti nelle gelide acque dell'oceano. Ho visto un documentario sulla loro vita sul ghiaccio. Per loro sta diventando sempre più difficile trovare da mangiare. Il ghiaccio si sta sciogliendo perché la terra si sta riscaldando. Dobbiamo proteggere il loro habitat naturale da ulteriori danni. Sono il simbolo dell'Artico selvaggio e meraviglioso. Ho visto un'orsa con 2 cuccioli. Deve essere stata una scena davvero commovente. Ho mantenuto una distanza di sicurezza dagli animali selvatici.
La sicurezza è fondamentale quando ci si trova in mezzo alla natura selvaggia. Non dimenticherò mai il silenzio del nord. Anch'io un giorno vorrei visitare quel posto. Per il viaggio è necessario portare un cappotto molto pesante. Inizierò a pianificare il mio viaggio per il prossimo anno. Vi consegnerò la mia mappa della regione. Lezione 15. Piccole celebrazioni. Sono molto contento che siamo buoni amici. L'amicizia è un dono che dobbiamo sempre custodire. Qual è un piccolo gesto che compi ogni mese per celebrare l'amicizia? Mi piace inviare un biglietto scritto a mano ai miei amici. Oggi si tratta di un gesto molto personale e premuroso. Mi piace anche offrire un caffè piccolo a qualcuno. Mi piace fare lunghe passeggiate e parlare a fondo. Il tempo di qualità è il regalo più bello che si possa fare. Dovremmo provare un'attività nuova ogni mese. Potremmo andare in un museo o a un concerto locale. Controllerò gli eventi locali della prossima settimana. Questo mantiene la nostra amicizia sempre fresca ed emozionante. Grazie per essere sempre lì ad ascoltarmi. Mi hai aiutato a superare molti momenti difficili qui. Un vero amico è una cosa molto rara e preziosa. Sono d'accordo e sono fortunato a conoscerti, John. Ordiniamo una fetta di torta per festeggiare. Ora condividerò con te una torta al cioccolato. Pagherò io il conto del nostro pranzo di oggi. Lezione 16. Storia africana. Il dottor Livingstone fu un esploratore molto famoso in Africa. Voleva trovare la sorgente del fiume Nilo. Viaggiò lungo il fiume Shire fino al lago Nyasa. Continuò a lottare contro la tratta degli schiavi, che ora è stata rilevata da altri. Voleva portare il commercio equo e solidale alla popolazione locale. Il suo viaggio fu molto lungo e pieno di pericoli. Scomparve per molti anni nella fitta giungla. Un giornalista di nome Stanley lo trovò infine vivo in quel luogo. La storia lo ricorda come un uomo molto coraggioso e gentile. Ha aiutato molte persone a comprendere meglio il continente africano. Vorrei leggere i suoi diari personali relativi al viaggio. Ora sono conservati in un grande museo a Londra. Esplorare l'ignoto richiede un grande coraggio. Abbiamo molto da imparare dalle persone del passato. Stasera prenderò in prestito un libro sulla sua vita. Guarderò un film sulla sua famosa scoperta. Possiamo discutere i dettagli durante la nostra prossima pausa. La conoscenza della storia ci rende più saggi nel presente. Troverò le date esatte del suo viaggio. Lezione 17. Analisi del progetto. Questo nuovo progetto è molto ampio e piuttosto complesso. Sono preoccupato di non riuscire a finire tutto in tempo oggi. Assolutamente, dobbiamo suddividere il progetto in parti più piccole. I componenti gestibili sono molto più facili da gestire per il nostro team. Affiderò il primo compito al gruppo di progettazione.
Mi occuperò della comunicazione con i nostri principali clienti. Dobbiamo riunirci ogni lunedì alle 9. Un aggiornamento settimanale ci aiuterà a rimanere sulla strada giusta. Dovremmo utilizzare uno strumento digitale per monitorare i nostri progressi. Ci aiuterà a capire se stiamo rimanendo indietro. Creerò una cartella condivisa per tutti i nostri file. Questo è un modo molto efficiente di lavorare insieme. Qual è l'obiettivo più importante per questo mese? Dobbiamo completare il prototipo iniziale entro il 20° giorno. Concentrerò tutte le mie energie su quel compito specifico. Mi assicurerò che ci siano fondi sufficienti nel bilancio. Definire chiaramente i ruoli è fondamentale per il successo di un team. Sono convinto che faremo un ottimo lavoro. Scriverò subito il piano sulla lavagna. Lezione 18. Consigli di viaggio. Andrai a New York per la prima volta. Vorrei vedere la Statua della Libertà e il parco. Acquista i biglietti online per evitare le lunghe code. È un'ottima idea. Hai altri consigli per il viaggio? È consigliabile visitare i musei in una mattinata feriale. Sono meno affollati nelle prime ore del giorno? Sì, e avrai più spazio per ammirare le opere d'arte. Voglio provare la famosa pizza della città. Ci sono molti piccoli negozi che vendono fette a buon prezzo. Porterò anche un paio di scarpe molto comode. Camminerete per molti chilometri sul duro asfalto. La metropolitana è facile da usare per un turista? Sì, ma dovresti scaricare una mappa sul tuo telefono. Sono un po' nervoso all'idea della grande folla. Presta sempre attenzione a ciò che ti circonda. Grazie per i consigli di viaggio così utili. Sarò felice di aiutarti a pianificare il tuo grande viaggio. Ti porterò un piccolo dono dalla città. Attendo con ansia di ascoltare tutte le vostre storie. Lezione 19. Biglietti da visita. Oggi è molto importante incontrare molte persone. Il networking è un'abilità fondamentale per una carriera di successo. Dovrei distribuire i miei biglietti da visita durante gli eventi di networking. Sì, senza dubbio è un modo molto professionale per rimanere in contatto. Sul bigliettino ho il mio nome e il mio indirizzo email. Aiuta le persone a ricordarsi di te anche dopo la fine dell'evento. Di solito dimentico i nomi delle persone che incontro. Dovresti scrivere un breve messaggio sul retro del loro biglietto. È un modo davvero intelligente per ricordare la nostra conversazione. Ciò dimostra che hai ascoltato le loro parole. Vorrei trovare un nuovo lavoro nel settore del marketing. Oggi qui sono presenti molti manager di grandi aziende. Cercherò di parlare con almeno 5 persone nuove. Mostrati sicuro di te e sorridi quando ti presenti. Sono un po' timido quando mi trovo in mezzo a grandi gruppi di persone. Sii te stesso e parla in modo molto chiaro. Andrò a parlare con quella donna in tailleur.
Sarò a disposizione se avrai bisogno di supporto. Ci rivedremo tra 30 minuti. Lezione 20. Obiettivi futuri. Questo evento rappresenta una fantastica opportunità per il nostro futuro. Conosco alcune persone che potrei presentarti oggi. Sarebbe un grandissimo aiuto per la mia carriera. Hai qualche obiettivo specifico per questo pomeriggio? Vorrei trovare un tirocinio presso un'azienda tecnologica. Possiedi una solida preparazione in informatica. Spero che apprezzino i progetti presenti nel mio curriculum. Dovresti menzionare l'app che hai creato l'anno scorso. È stato un progetto molto difficile ma anche molto gratificante per me. Ciò dimostra che sei in grado di risolvere molti problemi complessi. Vorrei inoltre migliorare le mie capacità di parlare in pubblico. Puoi fare pratica parlando con i reclutatori qui. Sarò coraggioso e porrò loro molte buone domande. Sono certo che farai un'ottima impressione. Qual è il tuo obiettivo principale per l'anno a venire? Voglio laurearmi con il massimo dei voti. Anna, sei la studentessa più diligente che conosca. Andiamo subito a parlare con la prima azienda. Ti seguirò fino alla grande cabina blu. Lezione 21. Sentiero sulla spiaggia. L'aria dell'oceano è molto rinfrescante questa sera. Mi piace osservare la gente sul lungomare. Gli adolescenti percorrevano il sentiero che costeggia la spiaggia in bicicletta e sui pattini a rotelle. Si muovono con una velocità e un'agilità straordinarie. Molte famiglie passeggiano qui durante i mesi estivi. È un luogo molto frequentato dai turisti. Dobbiamo rimanere a destra della linea. Perché ci sono così tante corsie separate qui? Una corsia è riservata ai pedoni e l'altra alle ruote. Questo è un modo molto sicuro per organizzare il traffico. Il tramonto è splendido visto da questa angolazione. Voglio fotografare l'acqua. Fai attenzione a non intralciare i ciclisti più veloci. Per un attimo metterò piede sulla sabbia. La sabbia è ancora calda per il sole pomeridiano. Questo è un modo molto rilassante di trascorrere il tempo. Vengo qui tutti i giorni dopo il lavoro. Vorrei tanto vivere vicino a una spiaggia così bella. Siete i benvenuti a visitare la nostra città in qualsiasi momento. Lezione 22. Andare a prendere i bambini a scuola. Finalmente sono a casa dopo una giornata molto intensa. Ti sei ricordato di andare a prendere i bambini a scuola oggi? Pensavo avessi detto che saresti andato oggi. Abbiamo concordato questo piano durante la nostra colazione mattutina. Mi dispiace moltissimo per questo grave errore. Nostro figlio ci sta aspettando al cancello principale della scuola. Torno subito alla macchina. Chiamerò l'insegnante per spiegare il ritardo. Per favore, dite loro che arriverò tra 10 minuti. Non guidare troppo velocemente sulle strade trafficate. Il traffico è molto intenso nei pressi del centro città. Preparerò degli spuntini per i bambini affamati.
Mi dispiace molto di aver dimenticato il nostro importante piano. Dovremmo usare un calendario condiviso sui nostri telefoni. Ciò impedirebbe che questo tipo di problema si ripeta. Imposterò una sveglia per la prossima volta. Sto uscendo di casa proprio in questo istante. Guida con prudenza e chiamami quando arrivi. Riporterò i bambini a casa molto presto. Lezione 23. Formato da viaggio. Dobbiamo acquistare alcune provviste per il nostro viaggio. Le norme di sicurezza per i liquidi sono ora molto rigide. I negozi solitamente offrono una varietà di prodotti diversi. Pensi che avranno dei prodotti da bagno in formato da viaggio? Qui c'è una sezione speciale dedicata alle bottiglie piccole. Mi serve una bottiglietta minuscola di shampoo alle erbe. Cercherò dei tubetti di dentifricio di piccole dimensioni. Ci serve anche una bottiglia di sapone molto piccola. Questi articoli si adattano perfettamente a un sacchetto di plastica trasparente. Mi fa risparmiare molto spazio nel bagaglio a mano. Le bottiglie di grandi dimensioni non sono ammesse a bordo degli aerei internazionali. Spero che abbiano la mia marca di lozione preferita. Questo modello è pensato appositamente per i viaggi lunghi. Ne prenderò 2 per le nostre vacanze. Ci serve altro per il lungo volo? Una piccola confezione di salviettine umidificate potrebbe essere utile. Andrò a cercarli nella corsia successiva. Lasciateci pagare così non perderemo il volo. Ti aspetto alla cassa tra un minuto. Lezione 24. Antichi cacciatori. Queste antiche culture avevano metodi di caccia davvero unici. Come facevano a cacciare animali così grandi? I cacciatori portavano i proiettili in bocca. Perché li avrebbero tenuti in quel modo? Lo fecero per poter sparare più velocemente. A me sembra una pratica molto pericolosa. Potevano cavalcare proprio nel mezzo della mandria. I loro cavalli dovevano essere molto coraggiosi e veloci. Ai tempi, la velocità era fondamentale per una caccia di successo. È incredibile come riuscissero a vivere allo stato brado. Utilizzavano ogni parte dell'animale per sopravvivere. Queste persone piene di risorse non sprecavano nulla. La natura era la loro unica fonte di cibo e di strumenti. Nel mondo moderno conduciamo una vita molto diversa. Studiare il passato ci aiuta ad apprezzare le nostre vite. Trovo queste vecchie storie molto affascinanti. Nella stanza accanto sono esposti altri reperti del museo. Andiamo a vedere le antiche freelance di pietra. Vi spiegherò come realizzavano quegli strumenti affilati. Lezione 25. Dettagli del volo. Sto finalizzando le prenotazioni per il tuo trasporto in vista del viaggio di lavoro. Grazie per aver organizzato l'autista per il mio arrivo. Abbiamo preso nota. Vi preghiamo di fornirci i dettagli del vostro volo per il prelievo. Ti invierò subito l'email di conferma. Il mio staff vi accoglierà al gate degli arrivi. Terranno in mano un cartello con il mio nome completo.
Ciò è corretto per una facile identificazione. Si tratta di una berlina spaziosa e confortevole? Abbiamo riservato un veicolo di prima classe per il vostro comfort. Ho molti bagagli per l'evento. L'autista vi aiuterà con tutti i vostri bagagli. Cosa devo fare se il volo è in ritardo? Monitoriamo lo stato del volo in tempo reale. Si tratta di un servizio molto affidabile per chi viaggia spesso. La vostra sicurezza e la vostra puntualità sono le nostre priorità principali. Apprezzo l'alto livello di professionalità che mi avete dimostrato. Confermerò tutto non appena riceverò la tua email. Non vedo l'ora di fare un viaggio di grande successo. Ti invierò a breve il numero di telefono dell'autista. Lezione 26. La scelta del latte. Abbiamo finito il latte per il caffè del mattino. Ti aiuterò a scegliere quello giusto adesso. Oggi dovrei prendere latte intero o latte scremato? Latte scremato, per favore. Sto cercando di tenere sotto controllo il mio peso. Il latte intero ha un sapore molto più ricco e cremoso. Preferisco evitare grassi e calorie in eccesso. Si abbina bene ai cereali per la colazione? È una scelta molto più salutare per il nostro cuore. Controllerò la data di scadenza sulla bottiglia. Assicurati che sia fresco per la settimana successiva. Questo è valido per altri 7 giorni. Ci servono anche del burro biologico e delle uova. Metterò subito il latte scremato nel carrello. In questo negozio è disponibile il latte di mandorla? Sì, si trova sullo scaffale più alto, laggiù. Potrei provarlo per cambiare un po'. È una buona alternativa per chi evita i latticini. Per oggi limitiamoci al latte scremato. Vado subito alla cassa. Lezione 27. Ordine in garage. Abbiamo troppe scatole in questo piccolo spazio. Dobbiamo organizzare quest'area una volta per tutte. Qual è il tuo metodo preferito per organizzare un garage? Preferisco usare scaffali e contenitori metallici alti. Etichettare ogni scatola renderà più facile trovare le cose. Dovremmo buttare via gli oggetti che non usiamo. Inizierò dagli attrezzi vecchi che si trovano sul pavimento. Sistemerò gli attrezzi da giardino nell'angolo. Possiamo appendere le biciclette alla parete di fondo. Ciò creerà molto più spazio per camminare. Un garage pulito contribuisce a rendere più piacevole l'intera casa. Dovremmo finire questo compito prima del tramonto. Comprerò dei contenitori di plastica al negozio. Prendi quelli trasparenti così possiamo vedere dentro. Si tratta di un suggerimento molto pratico e intelligente. Io spazzerò il pavimento mentre tu sposti le scatole. Stiamo facendo molti progressi molto rapidamente. Sono felice di poter rivedere il campo oggi. Metterò i sacchi della spazzatura sul marciapiede. Lezione 28. Le prime automobili. Questo veicolo ha oggi più di 100 anni.
Rispetto alle moderne auto elettriche, sembra molto semplice. Lo sviluppo dell'automobile ha richiesto un grande impegno. Immagino che i primi inventori abbiano dovuto affrontare molti fallimenti difficili. Un'auto ha migliaia di componenti e la sua costruzione ha richiesto tempo. Ci è voluto molto tempo per realizzare un'auto davvero utile. I primi motori erano molto rumorosi e molto lenti. Ma hanno cambiato il modo in cui gli esseri umani viaggiano. Finalmente le persone potevano raggiungere luoghi lontani molto rapidamente. Ha fatto sì che il mondo sembrasse molto più piccolo e connesso. La produzione di massa ha reso le automobili accessibili a tutte le famiglie. Henry Ford fu un pioniere in quello specifico settore. Le auto moderne sono ormai come potenti computer su ruote. Preferisco lo stile classico di queste vecchie macchine. Hanno un design davvero unico ed elegante. Mi chiedo se sia ancora possibile guidarla. Solo un esperto è in grado di gestire questo motore manuale. Mi limiterò a godermi la vista della vernice lucida. Ti farò una foto degli interni. Lezione 29. La residenza del governatore. Questo edificio è stato teatro di numerosi eventi storici e di grande rilievo. L'architettura è davvero imponente e molto formale. Per molti anni i governatori britannici hanno vissuto in questa casa. Riesco a vedere i loro ritratti appesi a queste pareti. 2 di loro lavorarono alla pianificazione della città. Avevano una visione molto chiara del futuro. Questa sala veniva utilizzata per cene di stato di grande importanza. I mobili sono realizzati in legno molto scuro e pesante. È stato restaurato per riportarlo all'aspetto che aveva in passato. Ho la sensazione di fare un salto indietro nel tempo. Anche i giardini esterni fanno parte del progetto originale. Mi piacerebbe molto fare una passeggiata nel roseto più tardi. La villa è ora un museo aperto al pubblico. È importante preservare questi antichi siti nazionali. Visiteremo ora lo studio privato del governatore. Voglio vedere le vecchie mappe sulla sua scrivania. Fate attenzione a non toccare i fragili documenti cartacei. Avrò il massimo rispetto per gli oggetti storici. Ti mostrerò la biblioteca segreta dietro il muro. Lezione 30. Coppia perfetta. Quelle scarpe sembrano molto comode per le tue corse lunghe. Il cuscino è morbidissimo sotto i miei piedi stanchi. Offrono un supporto sufficiente per i tuoi piedi con arco plantare alto? Penso che siano le scarpe migliori di questo negozio. Certamente, ci assicureremo di trovare la coppia perfetta. Vorrei fare un altro giro per il negozio. È importante verificare la vestibilità prima di uscire. Le mie dita dei piedi hanno molto spazio nella parte anteriore. Il colore acceso ti renderà visibile di notte. Questo è un punto molto importante per la mia sicurezza. Il prezzo rientra nel budget che abbiamo previsto per le vacanze. Sono in vendita a un prezzo molto ragionevole. Allora dovremmo assolutamente comprarli subito.
Le indosserò per la maratona del mese prossimo. Sarai il corridore più veloce in pista. Grazie per la pazienza e per i consigli sinceri. Voglio che tu eviti qualsiasi dolore o infortunio futuro. Li porterò subito alla cassa. Ti aspetterò all'ingresso principale.